Buongiorno a tutti, oggi siamo con Riccardo Sciutto, CEO di Sergio Rossi, l'uomo che è riuscito a coniugare tradizione e innovazione in uno dei brand più iconici del lusso italiano. Grazie Riccardo per averci concesso Piacere questa mio intervista. di trovarvi. La collaborazione tra Sergio Rossi e Atul Schumacher nel vostro processo di trasformazione digitale è iniziata parecchi mesi fa, ricordo bene, eravamo in piena pandemia, Sì. quindi una scelta sicuramente coraggiosa. Volevo capire innanzitutto quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a intraprendere un percorso così sfidante ma anche così difficile, pieno di insidie, in un periodo molto particolare della situazione economica italiana e internazionale. Beh, intanto buongiorno a tutti. Allora, sicuramente il mio carattere, la mia visione mi permette nei momenti difficili sempre di cercare di guardare oltre. Credo che le scelte che questa azienda ha fatto proprio nel 2020 e 2021 sono state le scelte più difficili, ma credo che quel momento dovesse richiedere una visione che andasse oltre questo periodo. La visione che ho dato a tutti i nostri collaboratori, anche agli azionisti del momento, è stata: questa è un'opportunità dove dobbiamo cercare ovviamente di salvare tutti i valori che l'azienda ha, dalla parte produttiva, la parte di visione, la parte storica del brand, di distribuzione, ma dall'altra parte di prepararsi per uscirne più forti da questa situazione. Infatti io nell'anno 2020, dove giustamente tutte le aziende sono ricorse a tagliare il possibile e l'impossibile, io addirittura sulla parte innovation è stata l'area che ho fatto oltre le previsioni del budget, ed è da quello che è nata anche questa nostra collaborazione, perché mi sono detto: se questo mondo sta cambiando così velocemente, per diversi mesi, se non anni, come purtroppo è successo, saremmo affetti da questa situazione, da questo cambiamento comunque culturale, perché questo ce l'ha dato, un cambiamento culturale, dovevo cercare di interagire con la parte tecnologica in maniera migliore, che poi è anche il modo, secondo me, più giusto, che le aziende italiane fanno sempre fatica, ma io spingo sempre gli amici imprenditori a fare, se vuoi difendere la parte di tradizione che abbiamo, 71 anni di storia non li puoi cancellare, non li vuoi cancellare, anzi, però l'unico modo per poterli raccontare meglio oggi è innovare con la tecnologia secondo me è un supporto nei miei vari ruoli, non solo qui, lo dimostro, che la tecnologia sia affascinante se riesce a fargli prendere quella tu dove viene in case come questa e riesce a darti quel quid in più. E poi, come sempre, hai da combattere la diffidenza delle persone, perché poi la parte umana è quella che vai a toccare, questo lo sappiamo, però devo dire che tutti quanti i ragazzi mi hanno seguito, all'inizio sempre in quel momento anche un po' sperduto, perché eravamo anche lontani, non potevamo neanche parlarci fisicamente vicini, ma ci siamo dati questa promessa di dire: proviamoci adesso. Tutto sommato è stata anche un'occasione a volte più facile, perché sbagliare in un momento così difficile, secondo me, ho detto: male che vada, peggio di così non può essere. E allora uno deve, secondo me, avere questo coraggio quasi da startup, lo dico sempre, noi dobbiamo essere un'azienda con tutta questa storia, questa know-how, questa capacità, ma uno spirito quasi giovane, libero da start-upper, che oggi va tanto di moda. Se riesce a coniugare questi due ambiti, è da lì che è nata la nostra collaborazione. Certo, e quello che hai appena detto è un tema estremamente importante, perché progettare in 3D, fare prototipazione virtuale non vuol dire semplicemente fare un investimento in tecnologie abilitanti, ma vuol dire proprio cambiare i processi, cambiare l'approccio ai problemi, cambiare anche la mentalità delle persone, quindi lavorare tanto sul fattore umano. Ecco, da questo punto di vista, come è stato accolto questa trasformazione all'interno della vostra azienda e quali sono state le difficoltà? Ma io credo che la difficoltà è sempre umana solo. Io credo che la difficoltà in queste aziende, che poi parte dalla testa, ecco perché io ero il primo convinto. Qui tutti i cambiamenti che sono riuscito a fare in questi anni in Sergio, e ringrazio chi mi ha voluto seguire in questa avventura, sono stati fatti perché io ci credevo fortissimamente. Ma lo vediamo nelle società sia sociali che nelle società economiche. Se c'è la testa che guida e ci crede, quindi è al tuo fianco ogni momento in cui avrai dubbi, perché i dubbi qui sono andati avanti 6-8 mesi, non è che sono andati, ma sì, molti faranno questo test, ma intanto poi torniamo alle origini. Io ho detto: no ragazzi, qui non c'è niente da tornare alle origini, io incomincio a farvi fare meno campioni fisici, voglio vedere se non lavorate in questa maniera. E devo dire che il primo messaggio un po' forte è stato fatto direttamente quell'anno sotto Natale, perché abbiamo messo direttamente in vendita online la Godiva, la nostra pub iconica, senza fare campioni, direttamente passando da digitale al cliente finale.
E che è stata una sfida, secondo me, e un obiettivo altissimo. Ma per me aveva, poi al di là delle vendite, una paia più in meno. Il mio obiettivo era dire: avete visto dov'è la mia visione? La mia visione non è tanto, si può fare, addirittura io ho detto, voi designer, perché poi anche i designer in questo processo sono partiti, ma chi con entusiasmo, chi meno, ho detto, in questa maniera voi non siete neanche più castrati, avete potenzialmente la possibilità di provare ogni giorno 1 miliardo di opzioni. C'è una parte di sostenibilità che andiamo a toccare, comunque il fatto di farlo digitalmente, non comprare il pellame e fare il campione, c'è una parte sostenibile, ma dall'altra parte la castrazione tipica dei designer che accolgono quando si legano al business, in qualche maniera ho detto, siete voi i padroni di voi stessi, usate la tecnologia per fare questo passaggio. Certamente. Ecco, un altro tema è legato, se vogliamo, anche all'aspetto anagrafico. Cioè, molti dicono che la tecnologia è fatta solo per i giovani e quindi aziende che hanno, diciamo, molto radicate nella tradizione e che quindi hanno anche a livello di figure senior, certo, personale, magari con tanta esperienza ma poco avvezzo alla tecnologia, sono destinate a aver poco successo, per non dire al fallimento. Ecco, da questo punto di vista... Io più che la tana grafica credo sia lo spirito giovane, oppure lo chiamerei spirito di curiosità nel trovare nuove strade. Io devo dire che al di là della mia età anagrafica, questo mi ha sempre contraddistinto. Io sono sempre cercato di essere un ribelle positivo, nel senso non mi sono mai accontentato di una storia che mi raccontassero, perché credo che l'evoluzione umana, questo non insegno io, in tutti i settori si è fatto di un'evoluzione. Cioè, se facevamo così non inventavamo l'automobile, non avevamo il telefono, eravamo ancora a mandarci il piccione viaggiatore, quindi vuol dire che c'è sempre stato qualcuno che ha avuto magari vita non bella, perché quando tu vai fuori dai canoni per qualche mese, qualche anno, qualche periodo ti additano un po' come quello, no, questo qui è quasi un eretico, se prendiamo questa parola in maniera latere. Però poi all'improvviso passi dalla follia, perché a volte è vista anche come follia, dici ma perché vuol cambiare un sistema che funziona? Certo. Però quella follia poi diventa all'improvviso visione. E diciamo che la passione mia della vita in generale, nel mio lavoro, nella mia vita, è sempre quella di cercare nuove strade che a volte possono sembrare un po' folli, un po' fuori dal... però devi prenderlo anche con leggerezza. Il problema è quando la prendi anche troppo serio te stesso, perché allora poi entri in una dinamica dove credi talmente tu una cosa che non è ancora successa che allora lì forse sbagli dall'altra parte. Quindi secondo me la giusta dose di leggerezza ma voglia di osare, dove poi quando arrivano i dati funzionano, ecco l'esempio della scarpa che la vendi online, hai visto che funziona, allora poi lì prendi una confidenza che poi tutto il gruppo te lo porti dietro e giustamente la visione non può essere data a tutti, altrimenti saremmo tutti dei visionari. Chi ha qualche visione, se riesce poi con la concretezza e la pazienza di farglielo vedere, perché poi ci vuole quella pazienza, di buttare a terra e dire avete visto, il sogno sembrava lontano ma ti viene a toccare tutti i giorni, te l'ha aiutato anche un po' e tutto sommato ti sta aiutando a lavorare anche meglio. E allora poi lì si chiude il cerchio. Verissimo. Quindi l'età sì, ma per me è più la curiosità. Io credo, parlo con persone di 80 anni che hanno una curiosità che non c'è quello di 20. E va capito se dentro ognuno di noi come gliela riusciamo a risollevare, in un momento in cui sicuramente magari l'attenzione era più che sulla curiosità, su difendersi. E quella è stato un po' forse l'action più bello o più sfidante. Diciamo che non è strettamente necessario essere nativi digitali per riuscire a fare queste cose, basta sì, avere la visione giusta. Bravo, sì, certo che se uno non vive tutti i giorni o grazie anche alla fortuna dei figli, io credo che, vi racconto questo aneddoto, io porto i miei figli che hanno 8-10 anni qui a raccontare di tutto il mondo del gaming. Sì. Non so quanti amministratori legati portano in un board 2 figli di 8-10 anni e di adesso ci raccontate il gaming, al mio marketing, ai miei designer, perché se non capite il gaming, che non so se sarà un piccolo pezzo del business o grande, però questo è un modo, allora tu devi essere un po' curioso. Certo. Sai, l'idea, se vado a raccontare a qualcuno che porto 2 bambini di 8-10 anni in un board a raccontare di gaming, mi diranno, però l'usufruitore oggi è lui. È vero che oggi potenzialmente era un mio cliente, ma se penso a 20 anni, quello sarà un mio cliente. Come lo aggancio oggi nel gaming dicendogli che Sergio Rossi fra 10 anni sarà la sua scarpa? Lo devo parlare col suo strumento, che è il gaming. Non è più il Corriere della Sera o Vogue, forse, come prima. Verissimo. Ecco, un altro tema abbastanza negativo è legato un po' a quello della supply chain. Cioè, sappiamo tutti che le aziende non sono isole, quindi in un processo di digitalizzazione bisogna tirare dentro tutta la supply chain. Ecco. Nel vostro caso, con la vostra esperienza, è stata un'operazione facile? I vostri fornitori erano pronti, erano già pronti
o erano propensi al cambiamento, oppure avete trovato... E questo direi che è una fotografia un po' del mondo in generale. Di pronti non c'è mai nessuno. Uno, perché la tecnologia è inesorabile. Il tempo che pensi che, ma lo vediamo anche nell'utilizzo dei nostri cellulari quotidiani, appena lo compro mi sembra già vecchio, perché nasce proprio nell'idea ormai della tecnologia, nel senso che ti do la novità, ma sappi che dura poco, nel senso che fra un po' questa novità diventa vecchia il giorno dopo e allora avrei bisogno della nuova novità. Quindi questo processo è inesorabile. Ho partner che hanno sposato questa strategia perché hanno capito sempre nel momento del Covid che era il momento di fare il passo. Quindi il Covid per assurdo è stato un acceleratore, avete visto anche Sì, voi. assolutamente. Cioè, è stato per qualcuno persi, quindi vuol dire non ce la farò mai. E quindi rimango dove sono, inesorabile, mi attacco alla mia tradizione e morirò così. E secondo me è anche legittimo, tra virgolette. C'è stati molti che avevano iniziato un processo, hanno accelerato, e molti che avevano molto paura, che hanno iniziato a muoversi. Poi è indubbio che non è omogenea, il grande problema come nelle persone, ma è anche forse il bello della vita, è che abbiamo troppi forse stati di cultura e innovazione diversa. È indubbio che noi abbiamo un compito, essendo noi un po' i promotori, in qualche maniera dici, sai, se lo faccio io tu mi devi un po' seguire, questo sicuramente lo facciamo da traino. Non è facile, anche perché sai, dovresti avere un apparato statale di supporto tecnologico insomma un po' più preciso, perché sai, come dico io, i finanziamenti a pioggia, non sulle cose veramente vere, non aiutano così tanto. Ti aiutano quasi più a cercare dove ho il contributo più alto, più dove ho l'innovazione. Allora certo. Li sbagliamo. Invece devi vedere dove è l'innovazione più alta, e poi magari forse più alti, io avrei fatto quasi più alta l'innovazione e più ti do un contributo, perché mi fai quasi da scuola ed apri piste su certi percorsi. Quello sarebbe bello. Infatti è quello che sto sempre cercando. Sull'innovazione anche oggi lavoriamo su tanti progetti, poi a volte oggi ho il problema opposto, faccio fatica ad avere abbastanza persone e tempo per seguire tutti i progetti, oggi è diventato l'opposto. E allora lì devi dare una priorità, però l'importante è avere questa visione nel lungo dove prima o poi speriamo di raccoglierli tutti, interni e esterni. Ecco, soprattutto l'innovazione e soprattutto, questo qui è più una domanda lato nostro come fornitore di tecnologia, sì. E tocca anche un po' il tema della servitization. Quanto è importante avere un partner tecnologico che non sia semplicemente un mero fornitore di hardware e software, ma sia qualcuno che, come nel caso della partnership che avete avuto con Atom, sia in grado di supportarvi nel processo, certo, di digitalizzazione, sia preventivamente, realizzando assieme dei POC e poi training, follow up. Beh, io credo che ormai questo sia indispensabile, se no uno dal business credo che non ci starà più. Lo vediamo anche noi con i nostri partner ormai commerciali in qualche maniera, cioè, o i partner industriali. Ormai sai, il comprare e vendere era figlio degli anni 70-80, secondo me già negli anni 90 secondo me era già difficile, ma c'era ancora. Credo che gli ultimi 20 anni sono stati proprio contraddistinti da un fatto dove c'è un'evoluzione talmente tale che se non stiamo vicini, comunichiamo, e la tua novità io la posso provare, tu la riprovi, e lo vedo su tante aree, l'abbiamo fatto anche con tanti partner di e-commerce, un party di iCloud. È stato, alla fine magari è più difficile all'inizio perché è meno standardizzato, però io credo che oggi il bello sia questa flessibilità, certo, dove è meno, c'è un listino, c'è un progetto, certo, che problema hai? A o B. Oggi è quasi più bene, qual è la tua esigenza? Io sono arrivato fino a qui e ti mostro che potresti avere anche queste esigenze che oggi sembri non avere, quindi questo è già uno scambio positivo. Sì. E magari nasce, lo vedo ancora anche ieri, ma anche oggi con voi, questa idea di dire guarda, da questa esigenza però non hai mai pensato anche a più C? Perché a volte questo aiuta voi nella ricerca o nello sviluppo di nuovi prodotti, e allora sai, se c'è un canale aperto quasi in maniera costante, quindi non solo quando farò l'ordine, credo che vinciamo tutti e due, altrimenti sì, però è come comprare la carta, allora vado su un sistema esterno, un computer che mi dirà che carta mi compra, ma non parlo neanche più le persone, credo che non sia il messaggio dell'umanità oggi. No, assolutamente, poi diciamo che all'Atere si crea una specie di circolo virtuoso dove entrambi si cresce, si impara e si porta avanti anche la tecnologia e l'innovazione. Sì. Ecco, adesso per finire un'ultima domanda, ma, ovviamente nel limite della possibilità della risposta. Che percorso, che roadmap consiglieresti a un'azienda che vuole intraprendere un percorso di questo tipo? Sulla parte di innovazione? Sì. E di digitalizzazione. Sicuramente bisogna avere persone a bordo che ci credano, perché davvero e credo che la prima scelta è che se l'imprenditore non ci crede, io quasi dico meglio che non lo faccia,
Perché a volte se hai qualcuno che guida l'azienda e non ci crede e lo fa quasi per promozione o perché lo fanno gli altri o perché gliel'ha detto qualcuno ma non ci crede fino in fondo, io dico preferisco morire duro e puro e rimanere me stesso. No, ma nel senso lo rispetto, perché no? Ci sono persone anche nel food che fanno un tipo di cucina in una maniera tradizionale che è fantastica. Io credo che lo spazio ci sia per tutti. Il problema è che poi uno dice: vuoi fare una partita internazionale? Vuoi fare una partita con i grandi colossi? Vuoi fare una partita globale? È come dire: parto con uno zaino e voglio andare a scalare l'Everest. Sì, puoi partire, però non ci arriverai mai. Certo. Quindi il problema è sempre capire prima la tua ambizione reale. E allora o adatti la tua ambizione reale agli strumenti che oggi sono necessari. L'esempio dell'Everest è fatto, cioè, ripeto, senza un GPS, l'abbiamo visto, senza un elemento che mi dica la temperatura, il vento che tira, tu non puoi scalarlo. Certo. Se no continui a fare come quelli di 40-50 anni fa, ma dove 40 salivano, 39 morivano. Esatto. Allora quello è già scritto il tuo, te lo sei già detto. In questa maniera però, e capisco chi guida le aziende può avere delle paure, perché le paure sono quotidiane ma sono in tutte le attività, allora facciamoci aiutare da qualcuno che sappia, che abbiamo, con cui abbiamo un rapporto di fiducia, che deve crearsi la fiducia. Io credo che la digitalizzazione è quello che è mancata all'inizio e oggi si sta creando, quando mi siedo dall'altro tavolo, e che è sempre stata un po' asettica e poco, non dico concreta, lontano dall'attività quotidiana. Chiama magari l'imprenditore nel fare una scarpa, un'automobile e il resto. Credo che quando sono create le soluzioni positive, quando sarebbe stato che si sono messi dall'altra parte e hanno detto: sì, è vero che io ho fatto un software fantastico, ma lui come lo potrebbe usare davvero? Perché poi anche lì ci sono i sogni degli innovatori, che hanno un sogno: il mio software farà queste cose, ho capito, ma prima di arrivare là, come ti aiuto ad arrivarci? E quindi credo che farsi aiutare da qualcuno vicino, avere un dialogo aperto con un partner, non solo con un fornitore, siano un po' le due leve, e poi dico buttate il cuore alle dello stacco. Tanto, ripeto, 20 anni fa sarebbe stato forse troppo audace, oggi essere audace credo che sia il modo per sopravvivere meglio, e facciamolo, senza paura. Grazie mille Riccardo, Grazie per il tempo e soprattutto grazie per i consigli e la visione che ci hai dato. A presto, È stato un piacere. grazie mille. Grazie.